a Shibuya, ciao a tutti i pellegrini e pellegrine della rete, eccoci a Shibuya. E intanto sapete che prima o poi ci avrei portato, e invece ho portato. E allora, oggi, mazza che casino, magari forse è meglio che passiamo questo super momento di caciara pazzesca e poi introduciamo l'argomento del giorno, perché qua c'è una mega caciara pazzesca. Passiamo da qua. Ok, pare che ce l'abbiamo fatta. Dicevamo, allora, argomento del giorno è Flavio. Mi chiede, ma come mai giri sempre col pupazzetto? Così ha detto col pupazzetto. Innanzitutto è un gatto, ok? È un gatto. Brava Flavio, devi capire che mica è solo il pupazzetto, ok? Qua praticamente è tutto finto. La parrucca ovviamente verde è finta, ok? Gli occhiali sono finti, io ci vedo benissimo. Questi sono occhiali con delle lenti trasparenti, ok? Cioè non so due pezzi di plastica, non so neanche vetro, ho preso a Raggio Quatta che Citatori è una patacca pazzesca, ok? E il gatto pure è finto, ok? Cioè il gatto è finto, non è un gatto vero, insomma, vedete, giri pure col pupazzetto. E ti detto, ti rispondo, invece che rispondere, rispondo sul commento, dico ti rispondo a voce su un video, perché argomento è interessante. Oddio, c'è Mario Kart, ma guarda che, scusa un attimino Flavio, guarda, sta lì dall'altra parte della strada, mo passeranno, c'è Mario Kart, sì, si vede, stanno lì dall'altra parte della strada, se li dovreste vedere piccolini, però vabbè, peccateveli. Non so proprio se è Mario Kart o se so dei kart in generale, quelli che siete è Mario Kart, però non so chi so, Pikmin, che roba è? Aspetta un attimo, chi so, fammi vedere. Ah, ma guarda che roba, no, non è Mario, oddio, che roba è? Non lo so. In genere questi che li vedi dice Unrelated to Nintendo, non c'hanno niente a che fare con Nintendo, sono semplicemente dei kart normali, niente, pensavo fosse Mario Kart, che spesso gira proprio Mario in kart, come Mario Kart dove c'è Mario, Peach, eccone altri, stanno a venire col kart, tutti quanti, quello vestito da Pikachu mi pare, vabbè lasciamo perdere, forse stanno a fare Pokémon, non lo so, non c'ho idea, guarda, qualche Pokémon che non conosco, qualche cosa che di cui non so, vabbè scusa, quanto che digressione lunga, ok, scusa, perdonami, torniamo all'argomento del discorso, dicevo è tutto finto. Praticamente non so se tu conosci sto canale che si chiama YouTube fa cagare, e praticamente c'è sta Tutubo, lo chiamiamo Tutubo lui, perché c'ha sta cosa che si chiama TG Tutubo, che va in giro a sputtanare praticamente scusate sto termine, diciamo a smascherare, ecco, smascherare forse è meglio, gli youtuber falsi, e praticamente io secondo me sto su una linea grigia, praticamente non so se mai un giorno Tutubo mi dovesse fare una recensione, se mi metterebbe tra i falsi o tra i veri, perché in realtà io mi vesto così per un motivo, ok? Cioè non è, anche se è tutto finto, ok? Voglio dire, è tutto rigorosamente finto, la parrucca è finta, gli occhiali sono finti, i gatti sono finti, c'è un motivo, ok? Allora, non so da quanto tempo te segui il canale e soprattutto non so se conosci Vocaloid, ok? Quindi te parlo proprio se faccio sto video, quindi non solo pure magari rispondendo a te, ma proprio rispondendo a una persona che magari dei Vocaloid o in generale di quello che faccio io non ne sa niente, ok? Mentre il Vocaloid è un software della Yamaha che fa cantare la voce umana, ok? Cioè è praticamente, sì, ok, è un software che però canta, ok? E ci stanno questi chiamati appunto poi Vocaloid dal nome del software, questi personaggi che praticamente sono cantanti virtuali, e penso che la più famosa di tutte, forse se non la conosci ti consiglio di farti un giro su Google e di cercarla, si chiama Hatsune Miku, ok? Hatsune Miku ha questi capelli verdi con le trecce verdi, ok? C'ha due trecce verdi, e praticamente infatti se te vedi molti altri dei video in cui io giro dietro a casa mia, quando sto diciamo in studio nella stanzetta in cui faccio i video, no, dove ho il computer e faccio musica, lì ci stanno delle action figure di Miku, che è appunto questo personaggio, questi capelli verdi, action figure pure quelle messe apposta per il canale, ok? E ti spiego perché. Allora, io faccio musica col Vocaloid, ok? Che è una cosa molto rara, ok? Non molto rara, assolutamente no,
ci stanno tantissimi produttori giapponesi e inglesi che fanno musica col Vocaloid, ma direi che è rarissima in Italia, perché non c'è il software in italiano, ok? Quindi praticamente io faccio cantare in italiano il software giapponese, che siamo in grado di farlo cantare, siamo pochissimi. Oltretutto nessuno di queste altre persone che lo fa cantare fa musica regolarmente, ok? Quindi adesso non lo prende come un bragging o che me la sto a tirare o che te sto a far vedere quanto so figo, però voglio dire che io ne reputo, almeno al momento, proprio in questo preciso giorno, ok? Poi magari fra domani esce fuori qualcun'altra, la situazione cambia, però al momento in cui sto girando questo video io sono l'unico produttore italiano che fa musica col Vocaloid, ok? E per produttore intendo quindi non l'unico che fa musica col Vocaloid, perché ci stanno altre 2 o 3 persone, forse 4 5, che hanno fatto degli esperimenti, però praticamente hanno fatto solo esperimenti, ok? Hanno fatto 1 o 2 video, 1 o 2 canzoni e poi hanno deciso che non era per loro, hanno lasciato perdere, ok? Mentre io invece faccio musica regolare, ok? Quindi mi vesto così perché praticamente nonostante non ci stanno produttori di musica Vocaloid in italiano, ok? Ci stanno parecchi fan del Vocaloid, ok? E praticamente quello che io voglio è che questi fan del Vocaloid, quando mi vedano, ok, ad occhio subito riconoscano che genere di musica faccio, ok? Quindi per questo testo D è una finzione che non è una finzione, perché in realtà voglio dire, sì, è vero, la parrucca ovviamente è finta, gli occhiali sono finti, il gatto è finto, però sono strumentalizzati con uno scopo ben preciso. Allora, io non so se tu hai mai sentito parlare di questo fenomeno, si chiama banner blindness. Allora, praticamente la banner blindness, che comunque quando tu vedi una pagina web, ok, quando tu vedi una pagina web, praticamente studi hanno riportato che oramai noi siamo insensibili a qualsiasi banner, ok? Praticamente noi non vediamo più manco i banner pubblicitari, ci riusciamo a concentrare molto bene soltanto sulle informazioni che ci servono, ok? E a prescindere da questa cosa relativa al banner blindness, un concetto proprio un po' più esteso in generale, il cervello ha un filtro, ok? Filtra le informazioni che non gli servono per filtrare quelle che gli servono, cioè quindi per prendere solo quelle che gli servono. Allora che succede? Che se qualcuno, ok, vede un piccolo video di me in cui io salto fuori, in mezzo, che ne so, tipo una thumbnail di YouTube, su un canale di YouTube, con tantissimi altri video, voglio dire, probabilmente se io fossi vestito normale, ok? Oddio, senti, scusa un attimino, fa freddo, un secondo, mi sa che, cioè anche se non fa proprio freddissimo oggi, mi sa lo sbalzo di temperatura tra dentro la metro dove faceva caldissimo e fuori mi ha congelato il naso, scusa un secondo. Allora dicevo, quindi praticamente c'è questo fenomeno che il cervello filtra le informazioni che non servono. Quindi che succede? Per evitare, ok? Per evitare che qualcuno, cioè per evitare che, perché in genere quando uno vede un video nuovo, in genere nei primi 5-10 secondi già sa se quella cosa gli piace o non gli piace, ok? Soprattutto figurati quando tu vedi un video come tra i risultati dei motori di ricerca, ok? Quindi quando fai una ricerca su qualche cosa e trovi una serie di video, ok, tu ti giudichi soltanto guardando la thumbnail, ok, la miniatura del video, ok? Allora quello che mi serviva fosse un modo subito, chiarissimo e inconfondibile per far capire, capito, che genere di musica facessi, ok? O comunque, sì, esatto, sostanzialmente questo, in modo tale che chi è fan del Vocaloid riconosca subito che faccio musica Vocaloid, ok? Quindi per questo testo D è un finto che non è un finto, perché voglio dire, non è che in realtà sto prendendo in giro i miei utenti, i miei followers o la gente che mi segue spacciandomi per un altro, perché non è assolutamente così. Io sto semplicemente accentuando, esasperando, ok, dei tratti di me stesso, ok? Quindi vestendomi anche in maniera esorbitosamente fasulla, no? Quindi con questa parrucca verde, no? Però soltanto per far capire che quello che io faccio è quella cosa lì, ok? Quindi voglio dire, sì, è una maschera, ok, è una maschera, però non è una maschera per ingannare, ok, è una maschera per farsi riconoscere da lontano, ok, capito che voglio dire? Per questo che c'è questa sottilissima linea, ok, tra effettivamente è finto però non è finto, sì, perché veramente non è la mia faccia,
questa qui non è la mia faccia, sì è la mia faccia, ma io non ho una parrucca verde, in generale non ho gli occhiali, soprattutto ci vedo benissimo, e il gatto è un accessorio extra perché mi sembrava che mancasse qualcosa al tutto quanto, quindi mettiamoci pure un gatto che almeno secondo me fa figura, fa scena, cioè insomma aiuta. E però quindi esatto, è un modo per farsi riconoscere prima, ok? Farsi riconoscere prima dalla gente in cui tu vuoi farti riconoscere, ok? Quindi è come se io stessi, che ne so, dall'altra parte della strada, in mezzo a tutta la gente, ha visto la gente che c'è qua a Shibuya, e io sto appunto qui per farmi riconoscere, ho sta grandissima parrucca verde, così te pure se stiamo dall'altra parte della strada e tu mi vedi subito, capito? Quindi per questo te sto di non è una finzione, perché poi oltretutto la gente che sa del Vocaloid, che conosce il Vocaloid, quando vede Vocaloid e una parrucca verde, o comunque insomma subito capisce di che si tratta, quindi più o meno questo è il motivo per cui mi vesto così. E il gatto, ti ripeto, è un accessorio, cioè mi sentivo che quando mi misi per la prima volta la parrucca verde soltanto, perché feci diverse prove, no, per capire quale fosse il modo migliore per presentarsi, sentivo che mancava qualcosa, quindi poi ho aggiunto gli occhiali, e pure con gli occhiali andava meglio, ma mancava un tocco, un piccolo tocco, ok, una cosetta extra, e poi ho aggiunto il gatto, allora mi sembrava ok, va bene. Adesso con questo modo sono sicuro che anche da lontano mi si riconosca, però ti ripeto, non è un attirare l'attenzione per essere eccentrici, ma è semplicemente per superare quindi il filtro dell'attenzione media per quelle persone che questo filtro, questo codice lo conoscono, ok? Quindi tutti quelli che non conoscono questi codici, guarda, in realtà si chiamano feticci, ok? Quindi per usare un termine sociologico si chiamano feticci culturali, insomma non so se hai fatto studi sociali o qualsiasi altra cosa, però sostanzialmente, no, ti sei mai chiesto perché quelli che fanno hip hop si vestono tutti con questi pantaloni larghi? Perché ovviamente quel certo tipo di vestito gli dà un'appartenenza, ok? A un certo tipo di cosa, no? Ok? Quindi voglio dirti, io consciamente, ok, con un processo conscio, volontario, mi metto questi feticci, ok, questo sto fare proprio un discorso con dei termini super tecnici, mi metto questi feticci come può essere questa parrucca verde, ok, per far capire alla gente di che gruppo faccio parte, ok? O comunque per attirare persone di un certo gruppo e fargli capire che io sono uno di loro, ok? Quindi il discorso è molto semplice, spero che questa spiegazione ti sia bastata. Se vuoi ovviamente se c'hai altre domande sei super benvenuto, ti fa tutte le domande che ti pare, e spero Shibuya ti sia piaciuta perché è molto figa, e vabbè, quindi insomma se c'è domande o te o qualcun altro scrivete nei commenti, e un super mega abbraccio, alla prossima, ciao!